Konnichiwa a tutti ragazzi, eccoci in un nuovo video. Oggi 22 settembre, ho iniziato così questo video senza pensare effettivamente a nulla di programmato o comunque nulla di scriptato. Da stamattina quando mi sono alzato ho iniziato a pensare: ma se facessi dei video vlog parlando a caso delle mie giornate potrebbe essere interessante? Non lo so, per me può esserlo, anche perché a me è sempre piaciuto un po' così catalogare, salvare, registrare, avere uno storico delle cose. Cercherò di non fare troppi tagli, troppi effetti, troppe cose, niente, ma solamente perché non ho voglia. E se devo fare dei video, poi pensare che devo andare a editarli, mi scoccio. E questa cosa mi toglie proprio la voglia di fare qualsiasi tipo di video, quindi cercherò proprio di andare a caso, quello che esce esce. Ovviamente se devo fare dei tagli perché sto in silenzio, perché guardo il vuoto, perché ci sono dei rumori da fuori, quelli li farò. Se devo aggiungere qualcosa lo faccio, ma niente di particolare, anche perché appunto voglio solo fare una documentazione, così, a caso, delle mie giornate e a chi interessa interessa. Quindi un po' la mia vita di tutti i giorni in Giappone. Chiaramente non andiamo nel dettaglio perché normalmente tutti i giorni ho, che ne so, il lavoro in ufficio, le cose nel dettaglio del lavoro non è che vado a spiegarle in un video, ma quando ho il tempo libero, magari le giornate di tempo libero, quello che faccio, cosa compro, cosa mangio, come si vive, le questioni, i problemi, le cose belle. Ecco, quindi la giornata di oggi è giornata abbastanza tranquilla, devo dire, poi la sera avrò un po' di cose da sbrigare, ma in mattinata ho fatto le solite cose di routine, chiamiamole, quindi solita colazione, svegliato un po' per bene, visto i miei anime mattutini. Cerco sempre di guardarmi uno o due episodi di anime se ci sono delle serie che sto seguendo, così da potermi portare avanti e non avere tutto il malloppone, poi a fine stagione avere 150 episodi di 10 serie diverse da guardare. Quindi se esce un episodio cerco di guardarmelo la mattina durante colazione o comunque la sera prima di dormire. E oggi gli episodi che ho guardato sono stati The King no Mogura e Nine Ruler's Crown. Carino quest'ultimo, non è tanto conosciuto, anche se io l'ho conosciuto proprio cercando anime interessanti della stagione, più o meno dopo che era appunto iniziata da un mesetto, ed è uscito questo anime qua, non l'avevo mai sentito, mai visto da nessuna parte, l'ho iniziato, ho detto ok, carino, la storia non è sto granché super entusiasmantissima, ma si distingue secondo me dalla massa, il design è classico, generico, ecco io lo metto nella categoria dei design generici, cioè potrebbe andare bene per qualsiasi cosa, non ha nulla di troppo particolare e non voglio dire che è un male. Ho imparato, ecco, a non giudicare troppo gli anime dal design o da quello che sono visivamente, anche se a volte mi faccio un pochettino influenzare. Ma ho imparato appunto a farlo perché voglio dare priorità alla storia, a quello che mi fanno pensare, a quello che mi fanno sentire, a ciò che mi fanno provare, a quello che mi raccontano, insomma. Poi ovviamente se c'è un anime con una grafica che proprio non mi piace come gusto personale perché non la sopporto, esempio non so, quelle grafiche totalmente in 3D fatte malissimo, quelli non ce la faccio proprio a guardarli, mi viene proprio fatica, anche se la storia è fantastica. Un esempio perfetto è Berserk, l'edizione quella in 3D, quello proprio, per quanto può essere bella la storia di Berserk, però, cioè, quello è impossibile per me da guardare. E poi The Kinomogura, l'ultimo episodio che è uscito di questa stagione, credo fosse l'ultimo, sì, carino anche quello, non male, non mi ha appassionato tantissimo, quindi lo consiglio. Sni, non lo so, in realtà la verità è che non lo so. Direi di provare il primo episodio, qualcosa di un pochettino particolare. La grafica mi è piaciuta, carina, particolare, non è di quelle generiche, è un po' così, bellino. Consiglio ovviamente di più l'altro, Nine Ruler's Crown, quello lo consiglio di darci un'occhiata, una prova quantomeno. Anime di questa stagione ne ho seguiti un po', non farò l'elenco in questo video, non mi va, però se devo dire quello che mi è piaciuto di più di questa stagione è Dan Da Dan. Anche la prima stagione mi era piaciuta tantissimo, la seconda anche bella, attendo la terza. Poi oggi torniamo dopo aver visto gli episodi mattutini della colazione fatta con un buon pane e marmellata con un caffè. Sono uscito a fare la spesa, molto presto, devo dire, prima del solito, 9 e mezza più o meno ero già fuori con la mia biciclettina al supermercato, quindi da casa mia supermercato, bicicletta, diciamo 5, vabbè, meno di 10 minuti, ecco. Comprato un bel po' di roba, circa 5.000 e qualcosa yen, non mi ricordo, di spesa, 5.200, 5.300 yen, non mi ricordo.
È una cosa che mi ha fatto molto piacere e contento e che ho trovato un prodotto molto interessante, i nugget di tofu. E ovviamente in banco frigo, non surgelati, quelli nel banco frigo, chiamiamolo banalmente, quindi scadenza breve, non che durano 6 anni. 8 pezzi, 350 o poco più yen. Con molte speranze ho detto, oh che bello, dei nugget, delle pepite di pollo senza il pollo, quindi abbiamo comunque le proteine del tofu, eccetera, eccetera, speriamo siano buoni. Non c'erano aglio, cipolle o condimenti particolari dentro, non erano totalmente vegani o vegetariani, non che io lo sia, ma comunque per chi lo fosse, quel prodotto lì non era vegano vegetariano perché c'era l'albume dell'uovo, però comunque era fatto di tofu invece del pollo e mi ispirava, quantomeno provare a vedere come fosse. Sono arrivato a casa tutto contento, ho aperto il pacchetto e l'odore era particolare. Non sono riuscito a ricondurlo a nulla, cioè ho detto sa di qualche spezia che però nel retro degli ingredienti non sono riuscito a cogliere quale fosse quell'odore che dava, appunto la spezia o comunque l'ingrediente che dava quel particolare odore. Metto magari la foto poi del piatto finito. Non ho mangiato solo quello, ovviamente ho mangiato 3 di quelle nugget di tofu con patate al forno e dopo vi dico come le ho fatte, con un paio di fette di prosciutto cotto, a me piace un casino patate col prosciutto cotto, e poi una fetta di pane con di nuovo del prosciutto e un po' di basilico sopra, proprio poco così, giusto per dargli un attimo un po' di sapore. E poi per chiudere avevo una bella pera tonda giapponese, molto succosa, molto dolce. Ecco, volevo fare una parentesi prima di tornare alle nugget di pollo e alla fetta di pane e di patate soprattutto, poi voglio spiegarvi questo perché è una cosa che secondo me è interessante, può essere così bella da sapere, non lo so. La pera giapponese, quella tonda, che da noi in Italia, da voi, da noi, non lo so come dire, comunque in Italia la pera di solito è quella fatta a forma di pera, insomma, a forma di pera, mentre qui quelle pere giapponesi sono tonde. In Italia credo si trovino ultimamente, quando ero piccolino io non penso di averle mai viste, magari mi sbaglio, mi sono dimenticato, non lo so, comunque forse a casa c'avevo solo quell'altro tipo di pere. Queste giapponesi sono molto 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 dolci, solitamente, queste qua che ho comprato io non esageratamente, meno male direi, perché la frutta troppo dolce a me non piace, a sto punto veramente preferisco mangiarmi un cucchiaio di marmellata, è proprio l'essenza della dolcezza a quel punto, no? Perché mi devo mangiare il frutto che sa solo di zucchero, mi mangio la marmellata, la stessa roba, e qui c'è insomma l'usanza che in Giappone la frutta deve essere dolcissima, per essere buona deve essere super dolce. Non sono troppo d'accordo, io la frutta la vorrei che mi desse fibre, vitamine e non tutti questi zuccheri. Cioè se voglio mangiarmi dello zucchero, roba dolce, mi mangio la marmellata, mi mangio lo zucchero. Sì, ok, però senza lo zucchero non avresti le fibre e le vitamine che ti dà anche la frutta. Ok, ma non voglio, cioè, aumentare il mio indice glicemico, la mia glicemia solamente con un frutto che lo sto mangiando solamente per avere fibre e vitamine. Insomma, non so se mi sono capito, vabbè, ho fatto un pasticcio probabilmente. Comunque, molto dolce, ma non esageratamente, quindi perfetta. E ora torniamo alle nugget di tofu. Non avevo aspettative eccellenti, quindi non mi aspettavo chissà che, ovviamente non mi aspettavo il gusto di pollo, non sono fatte di pollo. La consistenza me l'aspettavo proprio quella del nugget, perché sulla scatola, cioè sulla confezione, nella scatola, sulla busta c'era scritto consistenza del nugget di pollo ma senza il pollo, quindi ho detto vabbè vediamo. Le ho fatte in padella, io non uso mai, praticamente mai l'olio in padella, quindi non friggo mai nulla, quindi cosa ho fatto per non metterle a freddo nella padella? Le ho messe nel microonde, nella confezione c'era scritto appunto la cottura potevi farla al fornetto, al forno o al microonde, oppure bollirle addirittura, c'era tipo una roba tipo bollite nella padella, nel sacchetto, non l'ho guardato quella tipo di cottura perché non mi interessava. L'ho messa nel forno a microonde una quarantina di secondi, sono diventate belle calde, praticamente pronte quasi per essere mangiate, e poi le ho messe in padella a fare semplicemente la crosticina, quindi no, padella super mega iper antiaderente, quindi non si attacca neanche se gli butto la colla sopra quella padella, qualsiasi cosa metto, senza olio, senza niente, non si attacca a niente, è fantastica quella padella, l'ho presa apposta perché non voglio usare olio in padella e friggere nulla. Le ho fatto la crosticina, insomma, un pochettino, e le ho assaggiate. Devo dire, buone, per essere nugget di tofu, quindi non aspettatevi, non bisogna aspettarsi, no, il gusto del pollo perché sono di tofu,
ma buone. Non sapevano neanche di tofu, sapevano di, non lo so, il condimento chiaramente, che non sono riuscito a ricondurre a nulla di quella che c'era negli ingredienti. Mi sono piaciute. Le riprenderò in futuro, non nel breve tempo. Non mi sembra una roba tutta quell'impanatura e tutti quei 10.000 ingredienti per fare dei nugget di tofu, ma è qualcosa che riprenderò sicuramente in futuro. Mi sono piaciute discretamente. C'era un altro prodotto, era tipo una cotoletta di prosciutto, c'era scritto ma senza il prosciutto, quindi come di qua, nugget di pollo ma senza pollo, senza prosciutto sempre di nuovo col tofu. Mi sembrava una roba straimpanata, cioè c'era tipo l'impanatura che era tanto così e il filetto che sarebbe stato il prosciutto tofu, che era una linea. E ho detto no, vabbè, questo è tipo marcissimo, non lo so, ci avrà tipo 80.000 grammi di grassi. Non ho controllato i valori nutrizionali, la prossima volta lo farò. Volevo provarla, ma ho detto no, vabbè, questo forse è troppo. Mentre queste nugget, devo dire, sono state ok. Ora le patate. Le patate come le ho fatte? Comunque avete visto l'immagine di patate e nugget insieme, poi il pane col prosciutto e la pera. Le patate io di solito o le compro surgelate già tagliate, diciamo, ma crude, tagliate, già fatte, oppure semplicemente prendo la patata, la taglio, la pelo, la taglio, la lavo, e poi la metto nel forno. Meglio nel forno sarebbe sì, ma quando non ho tempo perché il forno ci mette un po' a scaldarsi e poi a scaldare bene le patate, a cuocerle, allora faccio in questo modo qua. Forno a microonde, 40 secondi, un minuto, poi le giro un attimo, proprio il piatto fisicamente perché non ho il fornetto che ha il rotatoio interno automatico, quindi le giro per avere varie angolazioni, per cui le radiazioni possono irradiare meglio le patate. Le giro altri 40 secondi, un minuto, diventano praticamente belle morbidose, anche perché quelle che ho usato erano da freezer, per cui erano freddissime, ho dovuto scongelarle e dargli la prima, diciamo, cottura. Quindi erano praticamente belle morbidine, ancora durissime dentro chiaramente, e poi quindi in padella, no olio, in padella con un pochettino, un filino d'acqua, sale, rosmarino, per me non può mai mancare sulle patate, rosmarino, basilico, fatte andare per una decina di minuti, neanche tanto, aspettato che si consumasse l'acqua e hanno fatto quella piccolissima crosticino, comunque diventate dure fuori e rimaste morbidissime dentro. E poi alla fine, a crudo, quindi quando è finita la cottura per non fare la frittura, per dargli quel gusto in più, gli ho messo mezzo cucchiaino di olio extravergine. Mezzo cucchiaino, quindi immaginate un cucchiaino mezzo passato su quelle patate là, giusto per avere quel gustino in più. Poi ovviamente sale, io una cosa abbondo un pochettino col sale, perché mi piace la roba salata, ma fino adesso non ho nessun tipo di problema cardiovascolare, anche perché vedete sono magro come un chiodo, beh certo non vuol dire niente, ma comunque da esami, da qualsiasi cosa non ho di questi problemi e quindi anche il medico mi dice se ti piace la roba salata e non esageri proprio tanto, per quello che stai facendo adesso non ci sono problemi, per cui io continuo così finché non avrò qualcosa o qualcosa che mi impedirà di mangiare. Cioè, io dico tanto, ma comunque non è esagerato, è la spruzzatina in sale in più che metto e basta. Poi magari quando devo mangiarmi il tofu mi abbondo un pochettino con la salsa di soia. Ovviamente non è che me la bevo, quindi la butto sopra al tofu, lo taglio. Un po' tanta però quella che rimane poi la butto, non è che me la bevo, ci mancherebbe, non sono arrivato ancora a quel punto. E quindi niente, questo è stato il mio pranzo e come spuntino col caffè, che questa volta non mi sono fatto un espresso, non avevo voglia dell'espresso, ho preso un caffè quello in bottiglia freddo, scaldato un pochettino per farlo tiepido, messo un pochettino di miele, un cucchiaino di miele molto buono, ha un sapore particolare questo miele che ho, me l'hanno regalato, un miele abbastanza pregiato di Fukuoka proprio, fatto a Fukuoka, molto buono ed ha quel gusto non solo dolce, ma proprio quel sapore, non lo so come dire, floreale, fruttato, non lo so, al caffè. E mi piace molto ultimamente mettere il miele nel caffè. Quel miele comune da semplicemente dolcezza, quindi miele, zucchero, non mi cambia molto. Questo qua invece molto buono, dà quel sapore particolare e un pacchettino di tipo 4 biscotti alla farina di cocco, al cocco, non mi ricordo cosa c'era scritto effettivamente, però sapevano di cocco effettivamente. Niente, quindi queste sono state le mie cibarie di oggi. Poi nel mentre ho messo a posto un po' di file sul computer, nel mentre tra pranzo e spuntino ho messo a posto un po' di file sul computer, ho fatto tutte le pulizie giornaliere, che è una cosa che faccio regolarmente, cioè giornalmente, passare l'aspirapolvere, pulire
dove c'è da pulire banalmente i piani che vengono usati dopo aver cucinato, il tavolo per terra, eccetera, eccetera. Mi sembrano robe banali, anche se banali in Giappone questo non è, perché a quanto pare sono l'unico, tra tutti quelli che conosco di giapponesi, dico che, sì, dico, le mie conoscenze giapponesi, sono l'unico che fa questa cosa qua di pulire tutti i giorni la casa. Sarà perché ho tempo? Sarà perché semplicemente mi fa schifo vivere nell'immondizia? Chi lo sa? Tutte e due? Non lo so. Comunque, per il tempo ci vanno, esagero, 10 minuti. Esagero, perché passi l'aspirapolvere in 5 minuti, è passato l'aspirapolvere automatico, lo metti in carica e è pronto. Il giorno dopo, quando hai finito di mangiare, pulire i piani col tovagliolo di alcol, col spruzzino di alcol, col tovagliolo bagnato, hai fatto, stendi i panni, stendi la roba altri 3-4 minuti, insomma in 10 minuti al giorno li trovi, chiunque penso li possa trovare per farlo, quindi non penso sia la scusa del tempo, non penso sia una scusa valida, almeno secondo me non è una scusa valida, perché vorrei ecco, un giorno farò questa cosa qua, cronometrerò quanto ci metto per le pulizie, quindi aspirapolvere, lavare, pulire tutto. Magari può essere che ci metta anche 15 minuti, tanti, 15 minuti in un giorno da usare per le pulizie, tantissimi. Chi è che li ha 15 minuti? Chi è che non ha 15 minuti invece di scrollare TikTok, invece di scrollare Instagram, invece di, non lo so, guardarsi la televisione, qualcosa di idiota? Chi non ha 15 minuti per pulire? Bah. Quindi queste sono più o meno le cose della giornata. Un evento spiacevole effettivamente è accaduto, ma no, voglio dire, non è niente di grave, però comunque, come ho detto, questo vuole essere un video, vlog, qualcosa dove racconto a ruota libera. Un bel titolo potrebbe essere per questa rubrica, a ruota libera. Non so se esistono già format o trasmissioni con questo nome. Cercherò, comunque, mi piace come nome. Quindi parlo a ruota libera e voglio appunto raccontarvi anche questa roba qua. Io tutte le volte che vado al supermercato, e non sto esagerando, cioè è proprio tutte le volte, letteralmente, proprio categoricamente, ogni volta ci posso scommettere dei soldi, li vincerei, che vado al supermercato, c'è sempre la persona, di solito anziani, perché che fanno la spesa nell'orario in cui vado io, quasi sempre sono anziani, anche perché la gente più giovane va comunque al lavoro, la spesa la fanno la sera, quindi io cerco di andare la mattina, per l'appunto, come vi ho detto. Ci sono sempre anziani, ma anche non, che utilizzano una quantità di plastica spropositata. Una roba assurda. Io ogni tanto ho delle foto per documentarmi, per non sembrare pazzo di quello che sto dicendo. In Giappone c'è un uso della plastica assurdo. Vorrei fare magari un video a parte, perché non voglio allungare troppo questo, o magari sì, chi se ne frega. Appunto, qui voglio andare proprio a ruota libera, chi se ne frega, un casino verrà fuori sto video, non importa, è più probabilmente per me che per voi, vabbè, anche per voi, altrimenti che senso avrebbe? Sapete che bello se poi metto tutto privato solo per me, uno spreco di tempo. Comunque c'era questo signore, di nuovo ovviamente, che ogni roba che aveva comprato l'aveva messa in un sacchetto di plastica a parte. Perché c'è questa cosa qua, in Giappone funziona che c'è la cassa col tizio che ti passa i prodotti, te li mette nel cestino, tu paghi e poi vai in una zona adibita a mettere la roba nella tua borsa, nei sacchetti per portarteli via. Quindi prendi il cestino e poi tu hai, io ho la mia borsa di stoffa, sì, stoffa riutilizzabile ce l'ho da 4 anni, 5, ne ho tante di borse di stoffa, mi piacciono le borse di stoffa, magari un giorno ve le faccio vedere, di solito ho quelle di anime che non uso, le uso più per collezione così, ma ogni tanto le uso anche, non sono stoffa, quelle sono di tela, tote bag, non so come, di tela credo, e io comunque ho la mia borsa e il mio zaino e di solito metto la roba più leggera che insomma non si schiaccia così nella borsa e la roba più delicata, tipo che possono essere magari le uova o delle confezioni, appunto magari dei nuggets, queste robe qua, le metto poi nello zaino che mi tengo in spalla e non nel cestino della bicicletta perché magari sai, salti cose, mentre in spalla è un po' più riparato, se così possiamo dire. Comunque io metto nelle mie buste, non uso mai quei sacchetti di plastica gratuiti che sono messi a disposizione in quelle zone per mettere i prodotti nelle proprie buste, mentre qualsiasi giapponese, senza pensarci due volte, come fosse carta igienica, srotolano il rotolo
di quelle buste di plastica, tipo sono grandi così, diciamo, più o meno, buste così, le apri e mettono dentro, che ne so, hanno comprato una carota, mettono dentro la carota, hanno comprato la busta di pane, mettono la busta di pane che era a sua volta nella plastica, oppure le confezioni dei bento che sono nella plastica, cioè confezionate nella plastica, chiuse, nella busta di plastica. E poi ovviamente tutte queste bustine di plastica, sono bustine di plastica, sembrano quelle del, non lo so, del cookie, chiamiamole, non so come spiegare, ma sono proprio sottili, delle porcherie, non hanno i manici, sono bustine, e le mettono poi ovviamente in un'altra busta di plastica. E quindi c'è tipo una roba che a me dà tanto fastidio, cioè confezione originaria di plastica dove c'è una pesca, ok? Nella plastica, messa dentro il sacchettino di plastica che a sua volta viene messo dentro una busta più grossa di plastica. Quando arrivi a casa, quella bustina di plastica non è che la riutilizzerai, perché per cosa la puoi riutilizzare? Sarà bucata, sarà rotta, sarà... o comunque come la riutilizzi? No, la butti nell'immondizia, nella plastica, no, nel combustibile, quindi è terribile. A me dà questa cosa dà molto tristezza. Dico, ma possibile che non ci si arriva a dire che questo è uno spreco? Però no, perché è gratis, quindi non può essere uno spreco se è gratis. Per fortuna le buste di plastica, quelle vere, coi manici, le hanno messe a pagamento già da 5 anni, 6 anni forse, a pagamento, quindi costano dai 5 ai 10 yen, 3 yen, no, dai 3 yen ai 10, dipende dai posti, buste più particolari, così. Io di solito se c'è e non mi sono portato la busta, non ho lo zaino, per qualche motivo devo comprare qualcosa, se riesco non la prendo, cioè se non hanno quelle di carta non la prendo la busta, se riesco, se è qualcosa che posso portarmi a mano, in tasca, qualcosa di piccolo nel cestino della bicicletta, una bottiglia d'acqua, chi se ne frega. Se invece è una spesa più sostanziosa, io cerco di prendere le buste di carta, che poi posso riutilizzare comunque in qualche modo e anche dove essi comunque sono molto meno inquinanti di una busta di plastica che sarebbe fatta per durare 100 miliardi di anni, invece la usiamo una volta e poi la usiamo come contenitore per l'immondizia e quindi da buttare. Che cosa triste. Quindi niente, busta di carta cerco di preferirla, se non l'hanno, amen. Molte volte capita che alla cassa direttamente ti mettono già la roba nelle buste di plastica singole e io quando vedo questa roba qua dico no, non voglio buste di plastica, neanche me lo chiedono, le mettono direttamente come se fosse la normalità, questa cosa è proprio, per me è fuori di testa. Però beh, magari sarò solo io, chi lo sa. Null'altro di particolare oggi? Ah, forse avete visto? No, in realtà credo in video non si veda, ma comunque quell'orologio lì è fermo adesso. Non per qualcosa di poetico, di così per dire fissato nel tempo, fermo nel tempo, oppure perché è un green screen dietro, no, non c'è nessun green screen, oppure non lo so, qualche altra teoria strana perché è scarico. No, banalmente ho tolto la pila prima di iniziare il video perché il ticchettio delle lancette mi dà fastidio per registrare. Probabilmente in video non si sente, ma lo sento io e mi distrae sentire sto tic tic tic, mi dà fastidio, quindi ho tolto la batteria. E quindi il primo video così a caso, devlog a ruota libera, adesso vedrò come chiamarlo, sta rubrica che non so se continuerò, non so se farò, non so neanche se pubblicherò a questo punto, ma comunque il primo video finisce qui e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto.